Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, il video di oggi è dedicato a quelle persone che hanno il nome, il secondo nome o il cognome con la lettera D, M o T. Quindi vediamo qual è il vostro messaggio. Wow! La carta della libertà è una carta numero 4. Voi tra l'altro siete anche il quarto gruppo che registro e parla di muoversi, di lasciare andare. Fa vedere un uccellino che vola libero fuori dalla gabbia. È come se si dovesse avvicinare o foste insomma in procinto di concretizzare la vostra libertà. Può essere anche solo una libertà mentale, ragazzi, però considerato che abbiamo anche un riferimento al muoversi, può anche essere un movimento fisico. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare un'altra lettera. E nel caso invece vogliate contattarmi, potete scrivermi un'email che trovate sotto nella descrizione e sempre nella descrizione trovate altri link a video che potrebbero essere interessanti. Allora, partiamo con un 3 di coppe al contrario, un 4 di coppe, la carta della morte, il carro al contrario, la carta del mago e un 10 di spade. Allora, potrebbe essere un liberarsi da un certo circolo sociale per qualcuno o un certo gruppo, magari anche lavorativo, perché no? Oppure appunto, come vi accennavo prima, è una questione di rigenerare la mente, di rigenerare le idee. Tenete presente che quando c'è la morte si parla anche di cambi di abitudine, cambi di modo di pensare, modo di porsi, anche cambi di progetti. C'è qualche cosa con questo 4 di coppe, qualche possibilità che voi ancora non riuscite a vedere. Normalmente il 4 di coppe è quell'occasione che se girassimo soltanto la testa, magari anche solo di 90 gradi, riusciremmo a vedere. Difatti, avete poi anche il carro al contrario. Il punto è capire da che parte volete andare, perché il punto di rottura, il punto dove direte no, ok, basta, ho bisogno di altro, c'è bisogno di lasciare andare, ho bisogno di riprendermi i miei tempi, i miei spazi, la mia libertà, il mio modo di pensare, il mio modo di essere, il mio io. Però qui con il mago vi dice che appunto avete bisogno di lavorare sulla legge di manifestazione, sulla legge di attrazione, perché quando appare la carta del mago vi indica che avete tutte le possibilità, le conoscenze e gli strumenti per poter realizzare il tipo di realtà che voi volete. Il difficile è passare da questa morte. Guardate che caso, il 10 di spade è l'arcano minore della morte ed è proprio cascato sotto la morte. Avete bisogno di chiudere un ciclo di sofferenza e ripeto, potrebbe essere, datemi una carta in più per questo 3 di coppe, vediamo questo gruppo a cosa fa riferimento. Interessante, il diavolo. Diavolo e 8 di coppe. Dovete allontanarvi da qualche tossicità. Può essere una persona, ripeto, all'interno di un gruppo o un gruppo direttamente, ma c'è bisogno di allontanarsi da questa persona perché c'è un po' troppo condizionamento, c'è un po' troppo schiavitù. Tenete presente che quando c'è il diavolo la schiavitù è sempre volontaria, eh. Siamo noi che decidiamo di stare in quella situazione. Probabilmente perché siete convinti di non avere alternative, però è solo perché non siete in grado di vederla. Ma cosa succede? Cambiando il punto, cambiando prospettiva, cambiando modo di vedere le cose, ehm, secondo me
si inizia. Sapete cosa? È vero, arriva il momento dove sapete come e cosa distruggere, ma non sapete come ricostruire. E fare questo tipo di costruzione va fatto avendo pulito i condizionamenti del diavolo, perché sennò si manifesta di nuovo sulla stessa linea di tempo, quindi le stesse cose, le stesse dinamiche. Andiamo a vedere come andiamo avanti. Le ultime due carte. Ragazzi, allora, il 3 di coppia per molte persone, come vi dicevo, rappresenta un gruppo, gli amici, il gruppo lavorativo, per qualcuno può rappresentare un trio romantico, dove c'è qualcuno che assolutamente sa che questa condizione non è buona, che crea certi vincoli, che crea parecchi condizionamenti e che è una relazione che ho la sensazione che faccia allontanare da voi stessi. Ripeto, la relazione può essere sia romantica sia di amicizia, ognuno poi la adatti alla propria realtà. C'è bisogno di libertà. Voi ce l'avete qui, è la carta della libertà. Quindi c'è proprio bisogno di respirare, mi viene da dire. Avete bisogno di iniziare a vedere quali potrebbero essere le alternative. E qui con queste due carte, qui abbiamo un cavaliere di coppe e un fante di bastoni al contrario. Ehm, Datemi un'altra carta per il cavaliere. Mm. Torre e 3 di bastoni. Datemi una carta per il fante di bastoni. Ok, allora diciamo che ho come l'idea che il fante di cavaliere siate voi, che la proposta siate voi a doverla fare e la proposta potrebbe essere proprio quella di andarsene da dove siete. Cioè, la proposta la farete o a voi stessi, nel caso dobbiate allontanarvi dal gruppo, dal trio, da quello che è, oppure se volete allontanarvi con la vostra persona di, cioè, se volete, diciamo, iniziare qualche cosa con la vostra persona di interesse, ho come la sensazione che qui ci sia come una sorta di ultimatum. L'idea è proponete di interrompere la realtà eh, che sta vivendo l'altra persona per andare insieme verso luoghi lontani. Ho come questa sensazione che ci sia un ok, ma lascia tutto e andiamo via. Ecco. Perché è proprio quello che la sensazione che mi dà questa carta, proprio di libertà, di voler volar via. La gabbia io la sento molto collegata con il diavolo. Il bisogno di tagliare è proprio questo condizionamento, la gabbia mentale. Anche l'otto di spade fa riferimento alle gabbie mentali. E qui i ragazzi vi dicono fondamentalmente di buttarvi, di avere fiducia nella vita. Ehm, Mi verrebbe da dire di imparare ad ascoltare voi stessi. Avete il mago e la sacerdotessa, quindi avete le capacità di agire, di fare, ma più introspezione, che è proprio quello che un po' vi sta mancando nella fase iniziale della lettura. E quando c'è il fante di bastoni al contrario, è un po' come se vi dicessero di iniziare a pensare di più a voi stessi. Ho come questa sensazione. Di iniziare a pensare di più alla vostra libertà. C'è una figura che contamina qui. Potrebbe essere una persona, appunto il fante di bastoni, un po' egoista, diciamo, no? E qui il punto è proprio di non ascoltarlo. O se per caso il fante di bastoni è il lato di voi che vi dice ma no, tanto non serve a niente, che vi demotiva, ecco, è un po' come il non ascoltarlo e il buttarsi in questa nuova avventura. Anche il matto è una carta di forte impulso e ritorno sempre al numero 4 qui.
Fatemelo sapere poi nei commenti. Andiamo a vedere Osho che cosa ha da dirvi. L'avventura, che ragazzi è un fante di denari, un altro fante. Innocenza e divertimento, sì. Avete bisogno di ritrovare l'entusiasmo per la vita, il lato ludico. Avete bisogno di ritrovare la fiducia, di buttarvi, di ritrovare la genuinità di quando eravate bambini. Ho come la sensazione che questo diavolo veramente vi stia facendo soffocare. Potreste anche avere dei problemi di respirazione, io ve lo dico. E la sfida qui, ragazzi, è muoversi dalla situazione dove siete. Muoversi. Moving on, dice proprio quello, muoversi. Anche qui avete carte di viaggio. Per qualcuno se non è un muoversi dalla relazione, perché magari avete i vostri motivi e non volete assolutamente lasciare andare questa persona, può essere appunto il proporre a questa persona di andarvene lontani da qualche parte. E con queste carte qui, di nuovo, questo ha anche un fante di bastoni. Avete bisogno di ritrovare un po' la genuinità, l'entusiasmo, la gioia di vivere, la risata, di fare le cose perché, cioè, che vi piacciono fare, per puro e semplice divertimento. Tenete presente che questa carta è l'arcano del sole e in questo mazzo specificatamente a me piace molto perché parla di non perdere la genuinità dei bambini, ma di guardare le cose con occhi saggi, dall'alto dei vostri anni e delle vostre esperienze. Avventuratevi con gioia, con divertimento, ma non perdete la saggezza che è in voi. Cercate sempre di vedere oltre le cose. Bene, cari amici, io spero che la lettura sia stata di ispirazione. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Da oggi potete anche abbonarvi. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!